La fine di un'era. Così possiamo riassumere ciò che è successo a All Star Grand Kingdom 2025. Uno show che ci è piaciuto, uno show che ci ha regalato emozioni, uno show che è stato ottimo sia sul profilo del lottato sia sul profilo dello storytelling. Un pay-per-view che però ci ha anche messo malinconia perché ci ha donato ben 3 addii. Quest'oggi dunque sono qua per raccontarvi le mie sensazioni e per condividere con tutti voi il lascito di All Star Grand Kingdom, il punto da cui la Stardom dovrà ripartire per creare una nuova legacy. Ma prima vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina in modo da non perdervi nessun contenuto futuro. Vi ricordo che per voi tutto ciò è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Inoltre in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi accompagna nel magico mondo del wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che accade nelle divisioni femminili di WWE, AEW e così via. Date un'occhiata dunque ai link qui sotto in descrizione per tutte le info. Direi che il miglior modo per iniziare il nostro dibattito sia quello di parlare di Mayu Iwatani. Sì, perché dopo un regno con l'IWGP Women's Championship durato la bellezza di 735 giorni e con 9 difese all'attivo, Mayu Iwatani ha dovuto arrendersi a Shuri, che è diventata la nuova campionessa dopo una battaglia estenuante tra le due che ha portato entrambe a superare i propri limiti. Il match di cui siamo stati protagonisti è stato un qualcosa di sublime, perché ambo le lottatrici sono state protagoniste di una battaglia intensa, fatta di colpi duri e di mosse strabilianti. Quello però che ci ha spezzato il cuore non è tanto ciò che è successo a All Star Grand Kingdom, ma piuttosto quello che è successo esattamente 24 ore dopo nella press conference che potete tranquillamente recuperare sul canale YouTube della Stardom qualora ne sareste interessati. Fatto sta che in questa diretta Mayu Iwatani ha annunciato il suo addio alla Stardom. Dopo aver perso il titolo ai WGP, Mayu ha spiegato che non ha altre motivazioni per rimanere con la compagnia di Taro Okada, perché ha vinto tutto ciò che c'era da vincere e ora sarebbe quindi in cerca di nuovi stimoli. Questo ovviamente è un duro colpo sia per la Stardom che per tutti i fan della federazione, che si vedono privati di una vera e propria leggenda di questa disciplina. Dunque, dopo 14 anni di servizio, non possiamo far altro che salutare quella che è stata un'icona per la Stardom e per una generazione di wrestler e di fan. Mayu ha reso la Stardom quello che è oggi, e per quel che mi riguarda vederla salutare la compagnia è un qualcosa di estremamente triste. Avevo sempre creduto che la Iwatani potesse ritirarsi in Stardom, ma così non sarà. Purtroppo così va la vita, staremo a vedere cosa riserverà il futuro a Mayu e intanto non ci resta che complimentarsi con Shuri per la conquista della IWGP Women's Championship e per essere stata in grado di mettere fine ad un regno leggendario come quello di Mayu Iwatani. La prossima sfida per Shuri sarà probabilmente contro Sari, che ha lanciato la candidatura a number one contender proprio al termine del match di All Star Grand Kingdom. Ad ora non sappiamo però quando e dove il match avrà luogo, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane. Parlando di AD, questo ci porta inesorabilmente a prendere in considerazione il main event di All Star Grand Kingdom. Il match tra Sayaka Mitani e Tam Nakano è una dichiarazione d'amore a questa splendida disciplina.
Le due ragazze hanno danzato in quel ring a suon di colpi e mosse d'alto impatto, regalandoci un momento che mai dimenticheremo. Già dalla loro entrata si era capito quello che stava per succedere nel ring. L'entrata di Tam Nakano è stato un qualcosa di magico. La lottatrice vestita di bianco si era avvicinata al ring splendida, come una sposa si avvicinerebbe all'altare. Saya invece, avvolta dalle tenebre, era pronta a dare la vita su quel ring per far sì che la sua fenice oscura potesse continuare a solcare i cieli. La loro passione per questo sport ha fatto sì che ciò che vivessimo durante il match fu romantico, un qualcosa che faccio fatica a descrivere a parole. Fatto sta che ciò ha portato alla fine della carriera di Tam Nakano. Una volta concluso il match, anche Saya Kamitani non poté fare a meno di uscire dalla gimmick per abbracciare in lacrime quella che era stata la sua mentore. Quella Tam Nakano che in questi 8 anni di Stardom ha dato tutto per far brillare ancora di più la federazione di cui si era innamorata. Una Tam Nakano che per me significava davvero tanto. Forse non ve l'avevo mai detto, ma nelle mie preferenze Tam veniva al secondo posto dopo Mina Shirakawa. Capirete bene che per me perdere entrambi in un mese circa non è facile, ma tant'è. Come ormai avrete di certo capito, le Cosmic Angels originali sono state molto importanti per me e ora nessuna di loro fa più parte della Stardom. Al termine del main event di All Star Grand Kingdom, vedere Saya in quello stato mi ha commosso molto. Riuscivo a stento a trattenere le lacrime e io con lei. E il finale poi con entrambe le ragazze che a braccetto si diressero verso lo stage mentre delle piume nere calavano sui loro corpi stanchi. Grazie Tam, grazie per questi 8 fantastici anni. Grazie di cuore. Non ti dimenticherò mai. Saya invece dovrà ora continuare a pensare alla sua Red Belt e a continuare a scrivere la sua legacy, anche perché un'avversaria che l'attende già c'è e il suo nome è Sayaka Kurara, quella Sayaka Kurara vincitrice del Cinderella Tournament e che ora ha deciso finalmente di utilizzare il suo desiderio per sfidare la Kamitani in un match valevole per il World of Stardom Championship. Questo match andrà in onda l'11 di maggio, quindi avremo tempo di tornare a parlare del match in questione nei prossimi giorni. Mi piacerebbe ora passare a un qualcosa di più allegro, ma purtroppo gli addii non sono finiti. Sì, perché il match tra Sayaka Kurara e Thekla ci ha regalato un finale scioccante che nessuno avrebbe mai predetto. L'incontro in sé è stato carino, niente di straordinario, certo, ma comunque guardabile. Dopo una battaglia comunque vissuta sul filo del rasoio, era stata Kurara a trionfare e allora Thekla avrebbe dovuto automaticamente unirsi a Cosmic Angels per via della stipulazione del match. Fatto sta che Thekla non prese bene la sconfitta e, pazza di rabbia, iniziò ad attaccare tutti, Taro Okada compreso. A questo punto il boss della Stardom prese una decisione molto importante, quella di licenziare Thekla. Il tutto ovviamente è stato fatto per permettere a Thekla di lasciare la Stardom alle sue condizioni, visto che la lottatrice austriaca, a quanto pare, avrebbe deciso di non proseguire la sua esperienza in Stardom, ma bensì di cercare fortuna in America. Non vi mentirò dicendovi che sono triste dell'addio di Thekla, sarebbe da ipocriti, perché francamente Thekla è una lottatrice che non mi è mai piaciuta, ma immagino che per i suoi fan sia un boccone amaro da mandar giù. Quello che stanno provando ora i fan di Thekla ho provato anch'io sulla mia pelle con Mina Shirakawa e con Tam Nakano, quindi sappiate che vi capisco perfettamente.
Fatto sta che anche Thekla si aggiunge a Tam Nakano e a Mayu Iwatani per quanto riguarda gli addii legati a All Star Grand Kingdom. Perdere 3 lottatrici nella stessa sera non è cosa da poco, anzi, ma immagino la Stardom sopravviverà anche a questo, o almeno me lo auguro. Purtroppo però le brutte notizie non si fermano qua e questo ci porta inesorabilmente a parlare del match tra Maika e Chihiro Hashimoto. In realtà non tanto del match in sé che è stato ottimo, ma di ciò che ne viene dopo. Innanzitutto è giusto sottolineare la vittoria di Chihiro, che resta dunque campionessa dopo un'ottima prestazione. In realtà la sua vittoria mi ha sorpreso non poco, perché ero convinto che Maika potesse diventare campionessa, ma nella press conference del giorno successivo tutti i nodi sono venuti al pettine. Sì, perché la stessa Maika ha annunciato che si dovrà prendere un periodo di stop perché è costretta a operarsi ad un gomito. Tale operazione la porterà a restare ferma ai box dai 6 mesi a un anno per recuperare completamente dall'infortunio. Una brutta tegola per la Stardom che dopo aver detto addio a 3 star ora dovrà vedere Maika fermarsi per un periodo di tempo importante. Non possiamo far altro che augurare a Maika una pronta guarigione, sperando di rivederla al più presto nel ring. All Star Grand Kingdom però non verrà ricordato soltanto per questi addii, ma anche per il grande spettacolo che ha saputo donarci. In realtà io credo che ad oggi siamo di fronte al miglior pay-per-view del 2025 a mani basse. E a prova di ciò vengono in mio soccorso SLK e Azumi con una prestazione galattica. Il classico match a 5 stelle. In palio in questa guerra tra eterne amiche e nemiche c'era il Wonder of Stardom Championship e la leadership di Neo Genesis, che è andata a Starlight Kid, che ha vinto il match restando campionessa e mettendo il timbro come capo indiscusso della stable. Purtroppo ancora una volta Azumi si vede i suoi sogni andare in frantumi, ma sono fiducioso per il suo futuro. È vero che oggi Azumi si ritrova senza titolo e senza leadership, però dobbiamo innanzitutto ricordarci che lei, SLK e Miyu Hamasaki sono le attuali Artists of Stardom Champions. Inoltre questi addii hanno liberato inconsapevolmente il posto nella zona main event che ora potrebbe essere presa da Azumi, e il 5 Star Grand Prix, che inizierà ufficialmente a fine luglio, potrebbe essere il trampolino di cui ha bisogno Azumi per compiere il salto di qualità che sta aspettando. Vedremo. Fatto sta che spero con tutto il cuore che la Stardom inizi davvero a prendere in considerazione un push consistente per Azumi, perché la ragazza è un pacchetto completo e credo sia ormai arrivata l'ora di lanciarla verso il top della Stardom, prima che sia troppo tardi. Nel futuro di SK invece ci sarà Hanako, che grazie alla vittoria arrivata durante la Battle Royale tenuta nel kick-off di All Star Grand Kingdom potrà ora sfidare Starlight Kid per la White Belt. Un match che si terrà nello show del 21 maggio e noi ne parleremo approfonditamente nelle prossime settimane. Dunque, All Star Grand Kingdom è stato teatro di grandi battaglie e momenti epici, come ad esempio lo scontro tra Wingori e Fukuoka Double Crazy, che ha premiato Hanan e Sayaida, che sono rimaste campionesse, o anche il match tra Ran Yagami e Ina, con quest'ultima che si è vista conservare la cintura, o anche l'ultimo match in Stardom di Meiko Satomura, piuttosto che lo scontro senza squalifiche tra Suzu Suzuki e Mei Seira, vinto dalla leader di Mi Vida Loca. Insomma, un pay-per-view che ricorderemo a lungo, non solo per il rammarico di essere stati costretti a dire addio a 3 importanti atlete, ma anche perché la Stardom, ancora una volta, ci ha dimostrato che il wrestling femminile è magico e unico nel suo genere.
Ecco perché mi permetto di fare un appello a tutti voi. Se davvero tenete al wrestling femminile e amate questa disciplina, allora cerchiamo tutti insieme di dare voce a chi non ha voce. Purtroppo la Stardom non ha il blasone che ha la WWE o la AEW, ma è l'unica federazione al mondo a cui davvero importa del wrestling femminile. Vi sfido a dirmi in quale altro lido potete trovare uno spettacolo simile legato però soltanto alla divisione femminile. WrestleMania, Royal Rumble, All In, Double or Nothing, nessuno di loro è in grado di regalarci uno show come quello di All Star Grand Kingdom. Nessuno di loro. E allora vi chiedo gentilmente di condividere questo video sui vostri profili social per far conoscere i miei contenuti a quante più persone possibili, in modo che anche loro si avvicinino sempre più alla Stardom. Inoltre fate conoscere al mondo il vostro amore per il Joshi Puroresu mettendo like sui social alle lottatrici della compagnia, commentando sotto i loro post in modo educato, mi raccomando, condividendo ciò che fa la Stardom su YouTube o su altre piattaforme. Insomma, facciamoci sentire e diamo voce a questa splendida realtà. Specialmente ora che sta affrontando un cambio generazionale. Fatemi sapere qua sotto nei commenti le vostre opinioni riguardo l'addio di Mayu Iwatani, il ritiro di Tam Nakano o semplicemente i vostri pensieri sul pay-per-view in generale. Mano alla tastiera e sbizzarritevi. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un po' di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore per la visione e alla prossima! Bye poi!